Buongiorno a tutti amici, sono le 9:30 del mattino, stiamo chiudendo le valigie e ci spostiamo perché comunque sta piovendo e non ci facciamo più niente qui chiusi in una camera. Per fortuna non abbiamo fatto l'escursione nella giungla perché sotto l'acqua sarebbe stata ancora più impegnativa. Buongiorno a Rita. Buongiorno. Che chiude la valigia e partiamo. Il problema ragazzi comunque è che piove sempre, continua a mettere pioggia tutti i giorni. Ad esempio a Hue a 3 ore a sud ancora, quindi verso il caldo e verso l'estate, ancora 23 gradi e pioggia. A Ho Chi Minh in Vietnam 30 gradi col sole. Quindi niente, c'è poco da fare, dobbiamo scendere non il più velocemente possibile ma quasi, perché le temperature alte, il caldo è giù. Ragazzi si prosegue, 3 ore e 20 di moto ci serve. Thank you my friend. Thank you so much. Ciao, ci vediamo. Goodbye. Bye, Oggi ragazzi ci aspettano esattamente, ve lo dico, 3 ore e 20 minuti di macchina per 219 km. Piove sempre, stavo guardando le previsioni, quindi le cose sono due: o visitiamo qualcosa anche con la pioggia, oppure saltiamo tutto e andiamo direttamente al sud dove c'è il sole, dove si sta bene. Ma a me dispiace saltare tutto, quindi stiamo continuando a scendere cercando di fare sempre delle tappe per vedere qualcosa a noi e far vedere qualcosa a voi, e vedremo come andranno le cose pian piano. Man mano che scendiamo vediamo come andranno le cose, vedremo. Rita, che ne dici di questo viaggio a Milano? Bel clima, eh? Bello, sì, è tale quale a quello di Milano. Stiamo passando in delle strade di campagna perché il tizio, il nostro autista, ha sbagliato strada ed è andato oltre la città che dovevamo raggiungere, ma di molto. Per fortuna mi sono messo a controllare, gli ho detto guarda che siamo più a sud, quindi stiamo tornando indietro e ci fa fare praticamente un'ora in più di macchina, assurdo. Scritto H-U-E, ma si pronuncia, gliel'ho appena chiesto, si pronuncia UE. Ragazzi, questo è il nuovo hotel, una camera normalissima, un letto e basta. Un letto e basta. È anche carino da fuori l'hotel, però dentro la camera niente di che. Dopo ve la faccio vedere, non ho filmato perché avevo le valigie, lo zaino, avevo le mani impegnate. Comunque dentro è carino. E basta, adesso usciamo a mangiare perché sono le 3:20 e non abbiamo ancora pranzato. E ho 2 uova e un paninetto mangiato alle 8. Adesso ci troviamo proprio al centro del Vietnam. Stiamo scendendo e scendendo e scendendo sempre più velocemente, purtroppo, perché piove e quindi c'è poco da fare. Anzi, stiamo riuscendo tra una pioggia e l'altra a fare qualche escursione, qualcosa ve la stiamo facendo vedere, ma è complicato. Guardate che giornata. Ragazzi, è ora di pranzo e noi siamo affamati, anzi è ora di pranzo, siamo già oltre e qua stanno arrostendo, va benissimo. Rita, benvenuta a Hue. Grazie. Ricordiamoci che dobbiamo far vedere la camera ai nostri follower. Adesso gli facciamo vedere il pranzo, arrostiscono, quindi va molto bene. Questo è il nostro tavolino ragazzi, piccolino ma ci stiamo e mangeremo. Mangiamo sia anatra che maiale con verdure. Rita, viaggio lungo ma veniamo subito ripagati da questo pranzo che è fantastico. Abbiamo mangiato da Dio, è sempre davvero ottimo il cibo in Vietnam.
il tempo è pessimo, quindi adesso rientriamo in camera, vi facciamo vedere la camera, ci rilassiamo un attimo. Anche oggi abbiamo fatto 5 ore di viaggio, anche oggi doveva essere 3:20 e ne abbiamo fatto 5 perché ha sbagliato strada, cioè stavamo scendendo a sud ed è sceso di più di un'ora, cioè è sceso più a sud di un'ora, quindi poi ha fatto un'ora in più e un'ora per risalire. No, cose assurde. Adesso Rita caffè e poi in hotel. Hello. 2 tipi di caffè diverso. La ragazza ci ha detto il miglior caffè di questa zona, adesso lo assaggiamo, ve lo facciamo anche vedere. Fanno caffè in tutti i modi, caffè col cacao, caffè con le uova, caffè in tutti i modi. Adesso vediamo cosa ci porta. È sempre buonissimo. Qualsiasi caffè. Guardate i caffè che fanno in Vietnam. Guardate che crema. E in più si può aggiungere anche questo, che è il latte condensato. Mi piace bollente. Questo è l'ingresso del nostro hotel, guardate che bello, è davvero meraviglioso. E abbiamo la camera sopra, adesso saliamo e vi facciamo vedere anche il resto. Qui su abbiamo un tavolo, abbiamo altre stanze, abbiamo balconi e balconi anche da questa parte, e questa è la nostra camera. Ragazzi, la camera è questa, guardate, niente, bagnetto, lavandino, doccia e water, letto, una finestra qui, un'altra lì in fondo e qui un piccolo balconcino, vedete, basta, semplicemente così. Ragazzi, sono le 5:30, è buio pesto perché c'è un cielo nero pauroso, quindi io ne approfitto, mi metto qua fuori a casa di altre persone e mi metto a lavorare. La nostra camera è qua, però vabbè, begli ambienti, begli spazi, almeno un tavolo enorme con le sedie. Rita si sta rilassando un pochettino, giustamente, siamo sbattuti un po' da una parte all'altra, vero Rita? È vero. Ciao a tutti amici! Pensavate di non rivedermi più, eh? Beh, non potevo abbandonarmi dopo che abbiamo passato tutti questi anni insieme. Ho letto un sacco di commenti sotto i video e vi ringrazio veramente tanto per tutto l'affetto che mi avete dato. Molti mi avete chiesto dove fossi, come stessi e cosa stessi facendo. Tranquilli, sto ovviamente bene e ho deciso di non andare in Vietnam di mia spontanea volontà, semplicemente perché non sono un grande fan del cibo asiatico, voi lo sapete. Ma questo non significa assolutamente che non riprenderò più a viaggiare. A proposito di cibo, sapete anche che io adoro fare video di cucina e ne ho fatti tanti anche con mamma. Per questo ho deciso di creare il mio angolo della cucina qui a casa dei nonni. E lei è Anna, vi presento. Non sono lo chef, sono l'aiuto chef. Vi presento la nostra aiuto chef. Oggi siamo qui per fare che cosa? Facciamo un gatto di patate, 3 carciofi, 1 chilo di patate, 3 uova, 60 grammi di provola, una mozzarella, 80 grammi di burro, 60 grammi di prosciutto, sale, pepe e parmigiano. Mettiamo a bollire le patate, ok? Mezz'ora. Poi aprite e controllate con la forchetta, con le punte, se sono cotte. Dopodiché spegnete e le lasciate raffreddare. Abbiamo immerso le patate e lasciamo andare per mezz'ora. Acqua dove metteremo i carciofi puliti con limone, in modo che non diventino neri. Adesso Dobbiamo pulire i puliamo i carciofi. Dopodiché tagliate le punte in questo modo, pulite bene, poi con un coltello del previsto. infilate e scavate, gli togliete la barbetta, tagliate mezza cima, a metà il carciofo e mettete nell'acqua il limone. Quindi ripetete stessa operazione, togliete le foglie
più dure e tagliate. Lo tagliamo a metà e lo lasciamo un paio di minuti in acqua e limone. Il primo passaggio teoricamente fatto. l'abbiamo fatto. Prendiamo i nostri carciofi e li tagliamo sottilmente. Ripetiamo l'operazione di affettare i carciofi sottilmente sino all'ultimo. Li mettiamo in padella. E li lasciamo cuocere. No, dobbiamo aggiungere il sale, un po' di pepe. Benissimo. Perfetto. Adesso un po' di pepe. Adesso facciamo andare i carciofi per 10 minuti. Schiacciamo la mozzarella facendo in modo che esca tutto il liquido. La tagliamo a dadini, in questo modo. Tagliamo il prosciutto. Sono esattamente 60 grammi di prosciutto, 150 grammi di mozzarella. Ricordatevi ogni tanto di girare i carciofi. E lasciamo procedere. Stesso procedimento della mozzarella e del prosciutto con la provola. La provola potete prenderla a fette oppure un pezzo grande. Tagliate e fate anche qui dei quadrati. Facciamo la prova per vedere se le patate sono pronte. Sì, sono pronte. Le possiamo togliere. Come vedete i lembi della forchetta entrano bene. Iniziamo a cucinarle. Ogni tanto ricordatevi di girare i carciofi, controllateli. Intanto abbiamo acceso il forno a 150 gradi ventilato per quanto tempo? 30 minuti. Prendiamo le patate, le mettiamo nello schiaccia patate. Non avevo mai visto questo, bellissimo. Nel frattempo ogni tanto aggiungete 2 dita d'acqua ai carciofi e continuate a girarli costantemente. Mettiamo un pizzico di sale, un po' di pepe, 2 uova intere. A posto. Con un cucchiaio cominciamo a mescolare il parmigiano, 80 grammi di parmigiano. Quando spegnete i carciofi, li togliete. Colateli bene dall'acqua, Prosciutto cotto. Se l'impasto si dovesse un po', se lo sentite un po' duro, volendo potete aggiungere un po' di latte. Ha un odore, ragazzi, che è incredibile. Aggiungiamo la provola, sempre tagliata, che abbiamo tagliato precedentemente. A cubettini. E continuiamo a mescolare. Ragazzi, adesso mettiamo la mozzarella. E ora mettiamo il burro. Burro quanti grammi è? 80 grammi di burro. Ricordatevi, 80 grammi di cotto, 80 grammi di provola, 150 grammi di mozzarella, 80 grammi di burro e 80 grammi di parmigiano reggiano. Le uova comunque ne abbiamo messe 2 intere, quindi anche con l'albume, mentre un uovo solo il tuorlo. Un po' dei nostri carciofi dentro. Ah, non tutti? No, non tutti. Ok. Un po'. Andiamo, cambiamo. Parmigiano. Parmigiano che mi piace molto. Poi mettiamo 2 cucchiai di pane grattugiato. Togliete i grumi se ci sono grumi. Così. Nel frattempo imburriamo la teglia. Anche ai lati. Perché poi questo golosissimo impasto andrà infornato. E nel fondo della teglia mettete pane grattugiato con un po' di parmigiano. E iniziamo a mettere il nostro gatto. Aiutatevi con una spatola in modo da distribuirlo bene. A questo punto prendete i rimanenti carciofi e li distribuiamo sopra. Bravo, sopra il gatto di patate. Scollateli bene magari, così li distribuite bene. E mettiamo anche il resto. E finiamo a distribuire il nostro gatto di patate. Per finire fate un'altra passata di prosciutto e parmigiano e mettiamo in forno. Facciamo gratinare per 10 minuti. Quando vedete la crosticina sopra,
spegnete ed è pronto. Ok, sempre a 150 gradi. 150. Dopo 10 minuti nel forno, ecco com'è venuta. L'impiattamento, vi dirò, non è proprio eccezionale, ma sarà sicuramente buona. Dai. Assaggiamola. Io darei un 8,5. 2. No, un 8,5. darei Solo. questa. Che tirchio che sei. Poi faremo piatti anche migliori, vedrai. Però Alla è prossima molto- facciamo la red velvet. E ti voglio vedere. Se lo dici tu. Bene ragazzi, spero vi sia piaciuta questa ricetta. Più avanti ne faremo anche tante altre per tutto il tempo che starò qui. Comunque molto buona e vi consiglio di farla voi a casa perché merita. Ciao ragazzi, al prossimo video. Ragazzi, lasciatelo perdere. È un disastro. Ciao tesoro. Ci vediamo domani. Ciao. Sono le 9:15, ci siamo allenati. Ho lavorato qui nel mio nuovo ufficio, guardate che bell'ufficio che ho. Ho una villa a 3 piani questa volta per 12 euro al giorno. Esagerare, è una stanza. Vabbè, però occupo anche questo ambiente. Vabbè, adesso andiamo a mangiare. E gli chiedo al Signore se ci può noleggiare domani mattina uno scooter, nonostante metta pioggia è anche abbondante, però con le mantelline possiamo almeno uscire a filmare qualcosa, ragazzi, se no continuiamo a scendere e perdiamo gran parte del Vietnam. Ho parlato con il proprietario e domani alle 8:30 abbiamo già lo scooter e 2 mantelline per la pioggia, perché mette acqua per tutto il giorno e usciamo lo stesso, ragazzi. Per forza, non posso stare chiuso in camera sempre. Cioè, piove ogni giorno. Esco lo stesso. Vi facciamo vedere qualcosa sotto la pioggia. Piano piano, con lo scooter, no, non c'è problema. Tanto fa caldo, Adesso si potrebbe stare in pantaloncini, magliettina e ciabatte. Ci saranno 23 gradi. Mi sono messo anche il giubbottino perché mi sono appena fatto la doccia, ma si sta davvero bene. 2 passi nella via che abbiamo dietro casa. Ci cerchiamo un ristorantino, anche se abbiamo pranzato alle 3:30, finito alle 4 forse, e quindi non è che sto proprio impazzendo dalla fame, però dobbiamo mangiare qualcosa per poi non patire la fame stanotte. Si stava quasi per far tardi, sta chiudendo tutto e stavamo per rimanere senza cibo. Avremmo dormito male. Tu no? Io sì. No, mi sveglio alle 3 del mattino con gli incubi. I bisonti, inizio a sognare. Cioè, sono proprio contento, ci voleva un bel brodino per cena. Assaggiamo. E comunque, brodino o non brodino, ce lo siamo finiti, Harry. Dai che era buono. Oggi leggeri in camera. Abbiamo mangiato il piatto tipico di questa zona. Abbiamo notato che in ogni posto, ma forse è normale come in Italia, in ogni regione si mangia qualcosa di diverso. Comunque stiamo mangiando sempre piatti diversi. Oggi abbiamo mangiato questo, vedete? È una zuppa di noodle con tofu, verdure, e a me piace molto, calda, buonissima. Abbiamo mangiato una testa e 2 tè e oggi abbiamo speso il record assoluto. Oggi abbiamo speso 1,30 € in 2. Dopo la cena abbiamo fatto una piccola passeggiata e anche 2 acquisti, crackers, yogurt, 4 fesserie, perché qua non c'è la colazione inclusa. Beh, vorrei anche vedere 12 euro a notte anche la colazione. E quindi yogurt, cracker, 2 banane e siamo a posto così. Prego. Grazie. Anche gentiluomo che sono. Anche oggi 4 cose, Rita, le abbiamo fatte, che ne dici? Sì. Possiamo augurarci la buonanotte.